Come si crea un fumetto su Procreate? Ciao, sono Sara, sono una graphic designer e fumettista umoristica e oggi ti mostrerò come realizzare un fumetto da zero su Procreate, o perlomeno ti mostrerò quello che è il mio processo, poi naturalmente ognuno utilizza lo strumento a modo suo. Prima di cominciare, che cos'è Procreate? Per chi ancora non lo sapesse, Procreate è un programma di disegno per iPad, famosissimo ormai, è effettivamente il miglior programma di disegno utilizzabile su iPad. Ha un costo molto irrisorio, di 15 euro una tantum, quindi non ci sono abbonamenti da attivare, si paga una volta sola e lo si ha per sempre con tutti i vari aggiornamenti del caso, e molti fumettisti che comunque si sono ritrovati ad acquistare l'iPad hanno cominciato ad utilizzarlo per la realizzazione dei propri fumetti. Diciamo che Procreate non è proprio lo strumento più adatto per la realizzazione dei fumetti, perché ci sono dei programmi molto più specifici che permettono di fare decisamente più cose proprio inerenti al fumetto, mentre Procreate è in realtà specifico per l'illustrazione. Adesso si sta cominciando a fare anche un po' di animazione e così via, ma se lo si usa comunque, come lo uso io per esempio, per fare delle semplici strip comic, allora in quel caso comunque può sempre essere utile e lo si può comunque utilizzare, quindi magari non sarà il programma perfetto, ma ti permette di fare molto. Allora, chiaramente si parte dal name. Che cos'è il name? È praticamente, se avete letto Bakuman, è praticamente lo schizzo iniziale. Prendiamo appunto il nostro fantastico name, quindi il nostro fantastico schizzo, e andiamolo a trasporre in digitale per la realizzazione del nostro strip comic. Allora, per prima cosa creiamo ovviamente, i nostri pannelli, all'interno del quale realizzeremo un fumetto classico, uno strip comic, una striscia a fumetti fatta da 4 caselle, perciò ci facciamo le nostre 4 belle caselle. Come si fa a creare una griglia per i nostri pannelli per il fumetto? Allora, semplicemente andiamo sulla chiave inglese, tela, guida disegno, e come vedete ci ha già inserito all'interno della nostra area di lavoro una bella griglia a quadretti. Semplicemente andiamo sul livello su cui andremo a disegnare, clicchiamoci sopra e utilizziamo assistenza disegno. Attivando l'assistenza disegno, che cosa succederà? Che potremmo tranquillamente tracciare delle linee che seguiranno la nostra griglia, quindi non andremo mai in diagonale in questo caso, ma soltanto verticali e orizzontali. Poi, su un livello differente, mi raccomando, questo è molto molto importante, comincio a creare, lo schizzo del mio fumetto basato sul name. Ovviamente in questa fase posso tranquillamente permettermi di spostare i personaggi, fare quello che voglio, fare tutte le modifiche che voglio, perché tanto non si tratta delle inchiostrazioni finali. Dopodiché abbasso ovviamente l'opacità di questo livello con lo schizzo, in modo da poter lavorare in maniera più ordinata e pulita, e comincio a fare l'inchiostrazione finale. Allora, gli occhi nel mio caso sono occhi a cerchio, questo dipende ovviamente dallo stile di ogni persona. Il cerchio perfetto su Procreate si fa in questo modo qui. Disegnate un cerchio, poi tenete premuto, non lasciate mai il foglio mentre state disegnando il cerchio. Come vedete vi ha creato un cerchio, ma non è perfetto, è un'ellisse. Allora voi semplicemente cliccate con il dito e adesso è un cerchio perfetto. Decidete quanto sarà grande e poi lasciate andare. E dopodiché comincio a creare il colore. Metto tutti i miei flat, quindi i colori piatti, sul mio fumetto, preparo gli sfondi e comincio a fare qualche sfumatura, e alla fine ovviamente passo ad ombre e luci. Ovviamente ombre e luci verranno posizionate in base a come immagino che sia la luce all'interno della stanza, quindi ovviamente devo sapere dove si trovano i personaggi, perché dov'è la fonte di luce, in questo caso è una finestra. Ultimi ritocchi finali con il watermark e ovviamente magari qualche bel cuoricino carino, e finito. Allora, alla fine, ecco qui, avremo una cosa di questo tipo, quindi un fumetto quasi praticamente finito. Come potete vedere mancano solo i balloon, ci sono le pupette, ma non ci sono i balloon con i testi. Questo perché, come vi dicevo, comunque Procreate non è pensato specificatamente per il fumetto, quindi mentre ci sono altri programmi che ti aiutano nella creazione di
balloon e che ti permettono di avere un'ottima padronanza dello strumento testo. In questo caso non è così, il testo non è proprio il massimo su Procreate. Io infatti di solito preparo tutto quanto, poi semplicemente esporto in PSD, lo porto sul PC e da lì aggiungo i testi con i vari balloon, quindi utilizzo un programma a parte. Ovviamente ragazzi, nulla vi vieta di inserire i testi direttamente da Procreate. Come si fa? Abbastanza semplice, semplicemente andate sempre sulla rotellina, diciamo sull'ingranaggio, non ingranaggio, la chiave inglese, ecco. Allora, andate sulla chiave inglese, aggiungi, testo, e ecco qua il nostro testo. Da qui sotto possiamo vedere tutte le varie impostazioni, perciò possiamo aprire la nostra tastiera. Poi con questo pulsantino qui, con la possiamo decidere insomma il font, cose basilari come metterlo al centro, metterlo giustificato a sinistra, giustificato a destra e così via. Poi semplicemente lo prendiamo con la nostra freccina, lo posizioniamo dove vogliamo e poi possiamo anche ulteriormente rimpicciolirlo e metterlo dove vogliamo noi. Oppure di scrivere magari testi a mano. Se avete una bella scrittura potete usare sempre lo strumento griglia che abbiamo visto prima per potervi aiutare insomma a scrivere dritti. Mi rendo conto di non essere andata molto sul tecnico all'interno di questa guida, perché comunque non era una guida tanto tecnica ma più una guida che serve un po' a far capire qual è il processo che c'è dietro un fumetto e come lo si può realizzare. Se però ovviamente volete vedere delle guide un pochino più tecniche su come funzionano varie cose, su come si fanno luci, ombre e così via, scrivetemelo qui sotto nei commenti e magari nel prossimo video parleremo di questo. Comunque spero che questa breve guida vi sia piaciuta e niente, buona giornata, se vi è piaciuta fatemelo sapere, magari con un like e basta, ciao!